Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui con il nostro Volvo EC160, il nostro UINA 1594. Vorrei farvi questo paragone per quale motivo? Come ho già fatto vedere in altri video, l'UINA definisce lo scala 1 a 14, ma questo l'abbiamo spiegato in un video già passato. Oggi vi faccio vedere le differenze, a parte la grandezza che già si vede, metto vedere vicino, proprio il braccio quanto è grande. Se doveste mai acquistare uno dei due, come il braccio lavora, diciamo, alla fine quello che ci interessa è quanto lavora il braccio, la velocità di movimento e basta. Perché noi qualche dettaglio del comando, ma come vedete una è così e una è così, ma proprio due lati opposte. Per cui diciamo che chiamiamolo consiglio per gli acquisti, ok? Giusto per dare un po' di un indirizzo su cosa vorrei comprare, cosa vorrei ricevere e cosa vorrei che mi desse, scusate il termine, questo mezzo. Le prime differenze che possiamo iniziare a guardare, ora la posso spiegare, è che sono entrambi elettrici. Lui rimarrà elettrico, vuol dire movimenti come tutti i mezzi MMT, movimento terra elettrico, e le braccia, il braccio elettrico. Questo mezzo qua invece è elettrico, nasce, e possiamo modificarlo a idraulico, per cui diciamo che abbiamo un punto a suo favore, sempre se volete l'idraulico, se no potete mantenere tranquillamente l'UINA e andare avanti con questo mezzo. L'altro livello, l'altro punto, come ho detto prima, è la scala. Dicono 1 a 14, ma se noi guardiamo la cabina, cos'è? 4 mie dita, guardiamo questa cabina qui, veramente è immensa, tanto che a parte la porta che si può aprire, se riesco a aprirla naturalmente, ci può essere il personaggio dentro. Se io qui metto il personaggio qua dentro, si può vedere proprio tranquillamente che è veramente più grosso, non ci sta. Questo è un secondo punto. Togliamo il fatto che noi possiamo qui aprire vari sportelli, ok? Questo qua sopra. Qui invece non possiamo aprire niente, tutto finto, tutto plastica. Tutto finto, tutto plastica, bravissimi. Questo mezzo qui è completamente in plastica, tranne la bena e i cingoli. Naturalmente il carro è rinforzato con delle boccole per far girare i cingoli, ma è anch'esso è plastica. Se noi ci spostiamo verso il Volvo, lui è totalmente in metallo, tanto che lui pesa sui 10 kg, lui pesa sui 5 kg, 4,8 circa, ok? Per cui abbiamo questa differenza. Se guardiamo, anche la bena è molto più grande, anche se l'Uina ha una bena bella grande, allora è larga, sono simili come larghezza, ma se non date l'altezza è leggermente più grande questa delle C160. E adesso abbiamo queste cose qua, questi dettagli sul mezzo. Dettagli nel radiocomando, non guardate queste più lunghe, come ho sempre spiegato anche in live, che le ho fatte io in 3D, perché questo qua è un telecomando stile PlayStation, e per cui a me personalmente pilotare il mezzo con un joystick così mi viene scomodo, per cui ho fatto queste più lunghe per avere maggiore sensibilità. I comandi di frente che abbiamo tutto proporzionale, ciò vuol dire che si muovono a nostro piacimento, però abbiamo i comandi per tutto il mezzo qui, abbiamo semplicemente i comandi non proporzionali del movimento dei cingoli. Qui possiamo togliere luci e suono, e qui con l'altro canale che forse avete visto anche negli altri mezzi, qua c'è uno spinotto, noi possiamo mettere un ragno o qualcosa, e tramite questo tasto non proporzionale, per cui io premo e lascio, ci fa aprire e chiudere, ad esempio, il ragno, ci fa muovere, ad esempio, il motopicco. Ecco, questo mezzo, come il Volvo, nascono diretti, senza sgancio rapido. Questo l'ho creato io e qui dovrà arrivarmi. Qui lo metterò in metallo, questo è stampato in 3D. L'altro radiocomando invece è molto più complesso, vedete, è molto più grande. Il movimento del mezzo è molto più facile, perché abbiamo una maggior presa ed è comunque più facile muoverlo. Abbiamo molti switch, tra cui, allora, i switch esterni sono momentaneamente inutili perché non abbiamo nulla collegato. Poi abbiamo, cosa che non ha questo mezzo, le luci, e dopo vi farò vedere. L'audio possiamo toglierlo e metterlo tramite questo switch, e alzarlo e abbassarlo tramite questa rotellina. E come ripeto, l'audio non c'è. Tanti altri vari comandi, fine corsa e via dicendo, cose che qui purtroppo non troviamo. La batteria comunque si vede la sua grandezza, comunque in base al mezzo, però avremo una nickel metallidrato
per l'Uina e una Lion per il Volvo, per cui abbiamo la differenza si sa. Comunque la nitrometridato ha una scarica lenta e decrescente, la lipo ha una scarica costante fino a scaricarsi del tutto, per cui abbiamo già leggermente un vantaggio, non perderemo potenza durante il gioco. Adesso noi faremo l'accensione dei modelli. Naturalmente abbiamo l'Uina 1594 con l'impianto suono, il Volvo che di casa esce senza suono, di conseguenza eliminerò il suono di entrambi, ci cambia ben poco e vediamo alcuni piccoli dettagli che possiamo avere. Per collegare la batteria, come si sa, basta nell'Uina inserire il connettore qua dentro e con questo tappo semplicemente chiudiamo e nascondiamo la batteria. Invece nel Volvo potremmo, secondo le istruzioni, smontare questo di tutto, ma sono 4 viti. Io faccio più in fretta, apro questo sportellino, controllo questo sportellino come può andare, inserisco la batteria qua dentro, collego il connettore che è semplicemente qua e chiudo i sportellini. Bene o male entrambi sono facili. Allora apriamo lo sportellino qua perché qui abbiamo il nostro interruttore on off. Per l'Uina invece l'interruttore è semplicemente qua sotto. Allora, quando accendiamo il nostro Uina, accendiamo prima la radio, poi la ricevente, cioè il nostro mezzo. L'Uina farà un sibilo e poi accenderà il suono. Io l'ho tolto direttamente, non ci serve. Invece, noi dobbiamo premere 2 volte questi tasti qua per accendere la radio, si illumina la potenza della radio, cioè la carica della batteria. Andiamo a accendere qui il nostro interruttorino e in questo caso ci dice che la nostra batteria del nostro mezzo è carica. Adesso noi facciamo dei test per la lunghezza del braccio, vediamo un pochettino come vanno. Allora, lunghezza del braccio numero 1, andiamo ad alzare questo, ok, poi andiamo ad alzare questo e possiamo affiancarli un attimino, ragazzi, che il Volvo è davvero pesante. Vediamo già in proporzione che il braccio con la stessa piega naturalmente è più corto e leggermente più alto. Possiamo dire che è anche più grande questo braccio, per cui l'inclinazione più o meno ha un piccolo vantaggio sul braccio del nostro Volvo. Quale leggete Volvo? Qui l'ho messo io, è Uina lui, ok? Adesso chiudiamo direttamente il braccio insieme, per cui chiudiamo il braccio all'indietro, ok? Questo è il braccio del nostro Uina, chiudiamo il braccio del nostro Volvo e come vedete la chiusura è di molti più gradi. Vedete, questo è proprio quasi perpendicolare al terreno, questo ha un'inclinazione di un circa 40%, non 40, più o meno all'incirca contro il terreno, per cui abbiamo meno inclinazione per chiudere il braccio. Adesso chiudiamo la nostra bena. Ok, chiudiamo la nostra bena. Come potete vedere, la nostra bena così rimane leggermente inclinata questa parte qua, così invece la parte sopra è quasi parallela al terreno, per cui posso spostare più terra senza doverne perdere un pochettino. Adesso ci spostiamo. Se guardiamo il braccio, allora togliamo l'altezza che è naturalmente più alto, ma è leggermente più alto del Volvo, ma di poco. Su questo fatto l'Uina si difende abbastanza bene, qui ci siamo a una buona difesa. Purtroppo vedete come abbiamo tutta la bena inclinata, proprio qui si vede veramente bene l'inclinazione della bena e vedete un pochettino proprio quanto è diversa la differenza. Un punto che darei a sfavore del nostro Volvo è, guardate quando giro la torretta, io lascio, ed è molto delicato, io giro il Volvo, guardate ragazzi, lascio, pam, da questo colpo che a me per niente non piace. Sì, il Volvo gira molto più veloce dell'Uina, ragazzi, ma questo fatto di dare questo colpo mentre si ferma non mi piace per niente, per cui qui andiamo a vantaggio del nostro Uina. Altra cosa che a me piace, le luci. Purtroppo il nostro Uina non predispone di luci, ma bensì queste luci lampioni di qua che posso eliminare così, ma sostanzialmente non servono a niente. Il nostro Volvo invece è predisposto di luci anteriori e luci, se lo giro non faccio danno perché sono troppo vicini, ecco, e di una luce posteriore molto simpatica. Questa è una cosa che purtroppo a me le luci piacciono, di conseguenza
Allora, adesso io vorrei provare a fare il test di velocità per girare insieme, vediamo un po' se si toccano. Vediamo se riesco, li faccio girare entrambi da questa parte, ok? E vediamo un pochettino se loro vanno. Pronti? Via. No. Proprio il Volvo è partito, avete visto che già gli è arrivato qua sopra, la velocità di rotazione è nettamente superiore al nostro Volvo. Faccio vedere, stessa pressione nella radio, il Volvo già voleva oltrepassarlo, vedete? Proprio la velocità è tremenda. Vediamo se riesco a far vedere quanto scende il braccio, ok, un pochettino. Adesso pronti, vediamo un pochettino insieme. Allora, posso dire che il braccio in velocità, il Volvo ha qualche millimetro in più, ma non si nota, se non state a guardarlo veramente non si nota, per cui la velocità del movimento del braccio è ottima. Adesso pieghiamo la parte anteriore del braccio insieme, ok? E vediamo un po' quanto va. Pronti? Via. Qui purtroppo il Volvo vince, proprio la velocità è nettamente superiore, si vede in una maniera tremenda. Adesso dobbiamo vedere la bena come si apre. Facciamo il test della bena adesso, intanto chiudiamo la bena del nostro Uina, chiudiamo la bena del nostro Volvo, pronti? 3, 2, 1. Nettamente superiore la bena del Volvo. E ho avuto un ritardo di risposta nella bena dell'Uina che giocando non avrei mai intuito, perché non avevo mai nulla da paragonare con questo mezzo. Diciamo che quando si dice che l'Uina sì è un bel mezzo ma rimane giocattolo e il Volvo, anche se a molti non piace, rimane un po' semi-professionale, la differenza la notiamo. La notiamo in certi movimenti, naturalmente sul peso, naturalmente sulla qualità del dettaglio, su tutto metallo o tutto plastica, e comunque si nota la differenza. Se voi giocate con uno o con l'altro non aveste mai pensato al paragone, sì, magari potete notare la lentezza dell'Uina nella torretta. Io ho provato un idraulico e mi sono accorto che comunque l'idraulico è veramente velocissimo, è proprio tremendo. Però paragonandoli insieme vicini, togliendo le misure e quanto altro, notiamo proprio che il Volvo, la Double E comunque è leggermente superiore all'Uina. Adesso arriviamo alle conclusioni e voi mi direste: Piero, quale ci consigli? Ragazzi, non posso dirvi né uno né l'altro. Io vi consiglierei entrambi per quale motivo? L'Uina ci insegna a pilotare, ci insegna a giocare e ci insegna a essere sensibili, cosa che con lui dobbiamo essere più attenti, perché potremmo fare qualche danno di fine corsa, come dicono, per cui meglio stare attenti. Se potete, andate magari a spendere di più, prendete lui, perché ha l'avvantaggio che quando avrete soldi li cambiate tutto la parte elettrica, mettete kit idraulico e avete un mezzo serio idraulico. L'Uina vi dà tante emozioni, l'Uina vi fa divertire, l'Uina è potente, però l'Uina rimane così, lo compro e rimane alla fine. Lui invece bello, potente, ma posso upgradarlo anche lui, ma non diventerà mai idraulico, solo più potente come servi. Però ragazzi, se dovessi upgradare qualcosa di elettronica non lo farei mai, perché vada bene così. Qui invece posso cambiare dall'elettronica a idraulica, è normale che il vantaggio è quello che mi piace di più, perché comunque passo da un mezzo più professionale. Detto questo, è una mia semplice considerazione, perché ognuno ha ciò che piace e ciò che non piace. Io parlo per quello che ho davanti a me, ho voluto paragonarvi davanti, farvi capire che se doveste acquistarne uno o l'altro, sapete i vantaggi e svantaggi che, tra virgolette, svantaggi che si possono avere, cioè più lentezza magari, meno ferro, più plastica, ma ragazzi sono due mezzi perfettamente belli, perfettamente potenti, ma non posso dire altro, cioè ho voluto paragonarvi, come dico, per chiamiamoli consiglio per gli acquisti. So cosa vado incontro, perché ho visto che se prendo uno o l'altro so come sono. E detto questo ragazzi, io vi ringrazio, vi ci vediamo al prossimo video, seguitemi sempre, spesso, e mi fa piacere ragazzi. Grande ciao a tutti, alla prossima.